Com'è nata l'idea di introdurre la tematica dei valori morali nelle attività del museo? L'idea è nata grazie alla partecipazione al progetto VAST, Values Across Space and Time, che si occupa dell'evoluzione dei valori morali nel tempo e nello spazio. E quale tema vi è sembrato più adatto a raggiungere questo scopo? Per stimolare nei visitatori la riflessione sui valori morali, abbiamo pensato ad una tematica che permettesse di analizzare l'argomento in tutte le sue sfaccettature, cercando di creare un ponte tra passato e presente. L'obiettivo era quello di capire in che forma e in quali modalità questi valori erano presenti nel passato e quali significati hanno ancora oggi per noi. Abbiamo pensato ad una tematica trasversale, il viaggio. E il viaggio di per sé è un concetto che attraversa vari ambiti e racchiude tanti significati. Era così nel passato e ancora così per noi oggi. Il viaggio può essere fisico, reale, per scoprire e conoscere direttamente un luogo sconosciuto o anche per rivederne uno con occhi nuovi. Ma può essere anche immaginario, virtuale, un'occasione per arricchire il bagaglio delle proprie conoscenze. E come si lega questa tematica alle vostre attività? La scelta del tema è stata fatta considerando che il Museo Galileo aveva il compito di concentrare l'attenzione su un preciso periodo storico, il Seicento, il secolo della rivoluzione scientifica, e far emergere la riflessione sui valori partendo dall'analisi di alcuni testi di filosofia, di storia della scienza relativi al periodo considerato. Dopo aver individuato i target di riferimento cui indirizzare le nostre attività, ci siamo chiesti quali potevano essere gli strumenti scientifici, le scoperte in grado di suscitare maggiormente l'interesse degli studenti e soprattutto di stimolare la riflessione sui valori morali, nonché far capire bene il passaggio tra presente e passato. Per questo motivo, per esempio, avete scelto di fare un'attività sul microscopio per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado? Sì, la storia del microscopio è affascinante e lo strumento è uno di quelli che attira maggiormente l'attenzione dei ragazzi che nella nostra attività hanno avuto proprio l'opportunità di sperimentare l'uso di microscopi ottici di vario tipo, oltre a vedere l'immagine dei vetrini attraverso il computer ingrandita e proiettata su uno schermo. I ragazzi inoltre hanno avuto la possibilità di riflettere sul viaggio dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo di cui Galileo Galilei è stato proprio l'artefice. Il laboratorio parte proprio dal rapporto tra telescopio e microscopio, due oggetti che hanno profondamente cambiato la storia della scienza e delle scoperte. E quali sono i valori morali sottolineati durante l'attività? I concetti chiave che emergono sono quelli della conoscenza, dell'evoluzione, del progresso, della sperimentazione, solo per citare chiaramente quelli più importanti, ma i ragazzi dimostrano sempre una grande elasticità di pensiero e spesso arrivano a fare delle considerazioni che ci stupiscono, nonostante la giovane età. Ci puoi spiegare meglio questo passaggio? Cioè, come avete pensato di far venire fuori queste riflessioni? Agli studenti è stato proposto di realizzare delle mind map guidate. Divisi in gruppi, si sono divertiti a partecipare a quello che hanno considerato un gioco. Su un tavolo avevano a disposizione una rosa di concetti chiave come appunto progresso, sperimentazione. Erano stampati su delle calamite e ogni gruppo poteva sceglierne uno e posizionarlo al centro di una lavagna magnetica sulla quale avevamo noi disegnato dei balloon differenziati per colore. Ogni colore rappresentava una determinata categoria, sinonimi, contrari e conseguenze, oltre chiaramente a dei balloon di colore neutro che rappresentavano gli spazi in cui i ragazzi potevano inserire liberamente parole, termini nuovi.
I set di parole da noi preparati sono stati combinati in maniera spontanea e i ragazzi a volte hanno espresso spunti nuovi o integrato con concetti diversi. Gli insegnanti, tra l'altro, ai quali abbiamo somministrato i questionari pre e post visita, hanno trovato le attività interessante proprio per questo aspetto interdisciplinare, cioè perché non legata solo all'aspetto prettamente scientifico, proprio perché dava un riferimento al discorso sui valori. Dal punto di vista del vostro lavoro come educatori, quali erano le vostre aspettative e quali difficoltà avete affrontato, se ce ne sono state? Parto da quello che per noi rappresentava l'interrogativo principale, cioè come inserire all'interno delle attività l'aggancio ai valori. I nostri laboratori si focalizzano sui temi della storia della scienza e c'è sempre un collegamento con le collezioni del nostro museo e questo è di fatto l'aspetto prevalente che caratterizza la nostra offerta didattica. Abbiamo però discusso tutti insieme e con il contributo degli esperti del museo abbiamo pensato alle modalità per trasmettere i contenuti del progetto e stimolare la riflessione sui valori. È stata una sfida interessante, ma l'abbiamo affrontata. Siccome era la prima volta che questo aspetto doveva essere messo in evidenza nella fase di progettazione dell'attività, non sapevamo cosa aspettarci e soprattutto come sarebbe stata la reazione del pubblico. Siamo pertanto contenti che ci siano arrivati tanti feedback positivi sia da parte dei ragazzi che degli insegnanti e che soprattutto i laboratori siano stati eseguiti con interesse ed entusiasmo.